Il cammino è esplorazione di noi stessi prima di tutto. Perché il ritmo del viaggio lo scandisce il nostro corpo, la natura che ci circonda, i passi che facciamo uno dopo l'altro. Camminiamo sulle vie che sono state, nel corso dei secoli, l'unico modo per spostarsi da un luogo all'altro. Siamo esploratori di un mondo in cui sembra che tutto sia già stato esplorato. Il cammino è preparazione, è competenza, è costruire le tappe del nostro viaggio, aperte all'imprevisto di chi incontreremo sulla strada. Buongiorno esploratori, andiamo in questa nuova avventura. È sempre una prova, come oggi. Sappiamo da dove partiamo e dove vogliamo arrivare, ma sappiamo ben poco che cosa succederà durante il percorso. Ed è questa la parte migliore. Camminiamo per cercare un punto di vista differente. Troviamo nelle storie degli altri tanti punti di partenza e mentre camminiamo raccontiamo quello che siamo, dove andiamo, perché camminiamo, verso dove, cercando di includere le persone, le città, le storie che incontriamo sulla strada in un'unica grande esperienza, la nostra. La nostra destinazione è Finisterre, ma quella è soltanto una parte del tutto, perché del resto quello che conta è il percorso del viaggio e non l'arrivo. Ciao pellegrini, come state? Buongiorno a tutti. Allora, sono partito circa 6 km fa da Radicofani e sto scendendo verso Acqua Pendente. Ho trovato una giornata bellissima, devo dire la verità. È fresco ancora e niente, il panorama intorno a me è veramente bellissimo. Il sole ancora, lo vedete, insomma è sorto un po' di tempo fa, però non è ancora alto, ancora non scalda e si sta ancora molto bene. E niente, volevo far vedere un po' di questo panorama perché è veramente bello. Ma c'è un po' di movimento da queste parti? Dico sulla Francigena, un po' di gente ci passa? Trovi persone che magari si trovano qui, ma che fatica, ma non ho trovato questo, non ho trovato quell'altro, il cammino è questo, ti trovi bene, ti trovi male. Noi finalmente un po' accaldati. Eccoci qua. Abbiamo incontrato Mary e Federico. Uno sta qua, uno sta qua. E adesso dove andiamo, Fede? Acqua Pendente. No, dove c'è la prossima tappa, dicevo. Quello è il paese prima di Acqua Pendente. Cesano? No, è Certano? quello là. Quello. Invece dobbiamo andare a Celle sul Rigo? No. No, Centona? No. dove dobbiamo andare? Conveniente pure da tipo. Che sarebbe questo? Occhio e croce, ho chiuso. Ci siamo. Questo è il nostro bottino di oggi. Un bel saccone di plastica. Arriviamo, siamo in arrivo a Centeno, sulla via Francigena Roma-Canterbury. Ciao! Ma che avete fatto? Ma che avete raccattato?
Cioè te stai camminando sulla strada, non hai mezzo metro per spostarti dalle macchine. No, infatti è... Quello che si diceva E non è che devi fare 100 metri, cioè, ci siamo fatti 5-6 km stamattina. E adesso ne faremo altri, per cui proprio statale questa. Brutta brutta. Ciao Marta! Ciao Tina! Ciao Tina! Tinella! Cosa fate qua? No, non Siamo partiti tardi stamattina. Noi siamo qua da un po', Tina! La posso spegnere, sì? Tanto c'è state voi. Niente, questi sono i pugnaloni che durante l'anno vengono posizionati nel Duomo, nella chiesa del Santo Sepolcro. Hanno, diciamo, come tema ovviamente la religione e il miracolo, però diciamo possono spaziare. Parlano della libertà in generale, perché praticamente gli acquesiani sono liberati dal Barbarossa e quindi noi celebriamo la libertà in ogni sua forma. Però il pellegrino qua ci deve venire acqua pendente e deve entrare al Duomo a vedere i pugnaloni. E questa Vedi le squadre. Questo è Che materiali sono? aglio, cipolla, pero, edera bruciata. Qui abbiamo anche qualche fiore. Alla fine questi li hanno realizzati perché da noi praticamente i fiori vengono attaccati per ultimo. C'è chi li comincia a attaccare il venerdì notte, però generalmente si attaccano il sabato mattina, così la domenica, che Sono tutti è la belli terza. limpanti? I colori Esattamente. sono più vivi, Hanno no? il loro massimo splendore la terza domenica di maggio. Ecco qua. Grazie. Grazie a Sei te, stato caro. gentilissimo, non ci possiamo dare la mano. Il saluto da quest'anno è così. Buongiorno esploratori! E quindi, nonostante tutto, bisogna andare avanti. E poi Io mi vedo, cioè per me il cammino è rinascita proprio. risveglio si può dire? No, no, è proprio rinascita. Guarda che c'è scritto qua. Ciao! Ciao! Ciao gente! Ciao! Ciao, Mary. Federico! Benvenuti a Bolsena! Ciao Paolo, molto piacere. Ciao. Allora, la giovanettina. Stanchi ma soddisfatti? Sì. Stanchi ma soddisfatti, sì. Tanto... No, è Io bello, è non bello. ho fatto chilometri di strada. Ma guarda che l'ultimo pezzo è bellissimo, c'hai sto bosco, sembra il Signore degli Anelli, cioè stai nella foresta, così tutto con queste luci del sole che ti filtrano in mezzo alle foglie, è bellissimo. Cioè, poi sto morendo, veramente. Ora si va a mettere i piedi nella fontana. No, ti la fontana no. Però se tu non ti offendi, io cammino così. Come ti pare? Guarda, qui siamo all'ombra della rocca Monaldeschi della Cervara, che è una rocca che è stata costruita, cioè è stata iniziata a costruire nel XII secolo, perché la stessa via Francigena veniva utilizzata dai pellegrini, poi è stata utilizzata anche dalle soldataglie. Infatti quando poi ci fu la discesa del Barbarossa, i padroni del territorio, chiamiamoli così, decisero di realizzare questa rocca per avere proprio un contrafforte contro questo movimento di gente. Gli eserciti passavano qui sotto, facevano la stessa strada facilitata che facevano i pellegrini, quindi sorse questa necessità. Beh, Radicofani è l'alternativa della Francigena, perché la prima Francigena passava lungo il Val di Paglia, andava in direzione di Chiusi e poi andava verso Siena. Ok. Il primo, quello fatto proprio sulla Cassia romana, quella vera. L'avete preso l'arco e le frecce? Sì, tutto a posto. Vai! Colpiamo il Signore, forza, con le frecce. Io lo so che voi adesso vi vorreste piazza qui con le tende, sta qui Guarda, tanto vi pare. Io adesso mi volevo fare nel lago, cioè ho bisogno di idratarmi, ma non solo di bere, cioè mi devo Proprio idratare. di mettere, da abbassare la temperatura Cioè, del di avere corpo. i piedi a mollo lì dentro, cioè non è proprio il bagno, i piedi a mollo, cioè bastano quelli.
Beh, secondo me le persone si mettono in cammino per svariati, ma tantissimi motivi. Tendenzialmente io ho sempre camminato intorno a casa, vivendo a Val d'Orcia, e quindi sì, il territorio è molto predisposto per le camminate. Un paio d'anni fa, dopo un problema di salute, mi sono avvicinato a camminare di più, la classica passeggiata dietro casa, un'oretta, un po' di più, finché poi la voglia di andare mi ha fatto partire per il Cammino di Santiago. La prima volta l'ho fatto da Parigi a Santiago in bicicletta e poi l'ho fatto altre 4 volte a piedi. Ero molto incuriosita, però non ho mai avuto, diciamo, il coraggio. Mi sono detta basta, devo fare qualcosa per me stessa. Avevo proprio bisogno di sentirmi forte. C'è un altro motivo. Mio padre è in sedia a rotelle, ha avuto un incidente sul lavoro 8 anni fa e io in realtà all'inizio volevo farlo con lui. Infatti comprai tipo anche la guida Santiago per tutti. Torno a casa tipo il venerdì e lui si sente male. Portato al pronto soccorso, operato d'urgenza, siamo stati tipo 2 settimane in ospedale e quindi lì l'idea di partire stava un po' calando, perché come fai a partire con una situazione del genere? Lui però sapeva benissimo che io volevo farlo. Il giorno che si aspettava le dimissioni in ospedale, guardo tipo i voli, faccio babbo, madonna, ma questo volo sta aumentando, da 50 euro è arrivato tipo a 110, cioè io poi col lavoro che faccio anche 50 euro, 70 euro fanno la differenza. E lui mi guarda e mi fa, ci vuoi andare? Prendilo, te lo pago io. E allora lì ho detto, caspita, lo devo fare. Ho fatto il biglietto, bene, ora è reale e l'ansia cresceva ogni giorno di più. La paura è un ingrediente che ci deve essere. Quindi diciamo che cammino per me stessa, e però ho camminato anche per la mia famiglia. Ho fatto 500 km e tante prove superate, tante cose nuove e da lì poi tutta una serie di nuove idee. Naturalmente cercavo di coniugare il turismo classico, sempre comunque con lo zaino, organizzando giorno per giorno, con delle belle camminate da 25-30 km al giorno per raggiungere delle cascate piuttosto che delle grotte da visitare. In particolare sono stato nel nord della Thailandia, Laos e Cambogia. Poi mi sono trovato a camminare in posti bellissimi, lungo sentieri dei monaci per salire su dei templi in cima alle colline, oppure per raggiungere appunto in Laos una cascata bellissima a più piani, dove dopo una giornata di cammino fare un bagno è stato veramente meraviglioso. Noi ci siamo tutti conosciuti per la prima volta poco tempo fa facendo il Cammino di Santiago, che è tutto molto organizzato. Qui invece purtroppo ci si appoggia alle strutture turistiche diciamo normali, e in una stagione estiva è un po' difficile, da una parte per i costi, ma soprattutto anche può essere un discorso di disponibilità. Fontanelle non ne abbiamo trovate tante, onestamente. Noi viaggiamo anche con il cane che ha bisogno parecchio di bere. Sì, è quel tratto di 10-12 km tra Radicofani ed Acqua Pendente. Devo dire che gli automobilisti erano tutti molto abituati a trovare queste persone sull'asfalto e si spostavano, però ovviamente poteva anche non essergli possibile, lo spazio era veramente limitato. Questa maglietta che ho, perché faccio parte di un'associazione, sono referente della mia zona, ci dedichiamo soprattutto alla raccolta della plastica, organizzando degli eventi di sensibilizzazione per i cittadini dei piccoli comuni, quindi un po' sto mettendo insieme la passione per il camminare con la passione di queste raccolte per la plastica, ed è una soddisfazione immediata che uno può fare facendo la sua piccola parte. Che eravamo partiti da una semplice piccola sporta. Poi Angelo ha detto, ma c'è un sacco grande! Abbiamo ridotto un po' l'impronta ecologica del pellegrino. Mi sembra giusto, ma molto se la mettiamo sta mondezza. Uno da una parte, uno dall'altra del guardrail, continuavamo ad incontrare bottigliette di plastica e alla fine questo piccolo gesto è diventato un bel sacco di plastica che abbiamo lasciato al primo paese successivo. Insomma, camminare per me è stata una rivelazione. Personalmente mi piace molto la sensazione a fine giornata e alla sera, quando si incontra qualcuno e si mangia insieme sapendo che si è fatto tutti lo stesso pezzo e si ha addosso tutti la stessa fatica, l'amicizia viene in 5 secondi. E poi comunque è un modo anche economico di sfruttare le proprie vacanze. Lasciatemi dire che forse una delle cose migliori è la lentezza. Camminare sei al ritmo delle persone, credo io. Cioè uno fa in tempo a sorriderti, a salutarti, e tu puoi rispondere a questo che con altri mezzi più veloci
è un contatto che non riesci ad avere. Hai l'arrivo e la partenza della giornata dove puoi fare la tua socialità, ma è difficile. Camminare ti dà il tempo di fare tutto questo. Poi che altro? C'è qualche problema anche sul chilometraggio? Cioè? Pensava che Santiago fosse lontana 800 km. Il discorso è che avevo letto, convinto, che il cammino di 800 km partisse da Parigi e arrivasse a Santiago, no? Quando sono andato a Parigi, dopo 3 giorni di cammino, un signore francese mi ha detto: guarda che non sono 800 km da Parigi a Santiago, ma sono bensì 1426. A piedi non ce la farò mai. Quindi ho comprato la bicicletta e ho iniziato il cammino. Vicino a Bordeaux, praticamente ho conosciuto dei ragazzi portoghesi che lavoravano nei campi per pagarsi l'università. Questi ragazzi portoghesi mi hanno detto: guarda Angelo, che il signore francese forse si è sbagliato, quindi il cammino non sono 1426 km, ma sono 1800. Quindi ho detto, non mi era mai successo di affrontare un viaggio che vai avanti e più aumentano i chilometri. Ho conosciuto 3 ragazzi di Brescia di circa 20 anni, simpaticissimi, e conoscendolo, uno dei ragazzi a Santiago mi ha detto: oltre all'attestato che ti danno a Santiago, ti danno anche i chilometri che tu hai fatto. Vabbè Max, dico, lo so, me l'hanno detto i ragazzi portoghesi, sono 1800 km. Lui mi ha detto: vabbè, ma costa poco, dico vabbè, lo faccio. Quindi ho fatto questo attestato dei chilometri che sono usciti 2200 km. Per questo non arrivavo mai a Santiago. Quindi all'arrivo a Santiago ho dovuto vendere tutto, perché avevo borse della bicicletta, avevo 2 sacchi a pelo, la tenda, quindi ho venduto tutto perché non potevo portarlo sull'aereo. La bicicletta l'ho lasciata a Santiago per un ragazzo portoghese che mi ha detto: che cosa ci fai con la bicicletta quando arrivi a Santiago? Ma a te ti serve? Lui mi ha detto che aveva 7 km da casa sua all'università. Allora Francesco gli ho detto: guarda, ho smontato la seconda chiave della catena e gliel'ho data. Gli ho detto: io te la lascio all'aeroporto di Santiago, ti mando le foto, non so se l'hai presa, perché poi non sono più riuscito a sentire. Quando cammino mi sento libera. Sì, libertà e anche forza. Io personalmente quando cammino sento un grandissimo senso di libertà, lo zaino sulle spalle, sapere che tutto quello che hai è lì dentro e parte con te, dietro non resta niente, ma c'è solo qualcosa di nuovo davanti da guardare, persone da incontrare, storie da sentire. La cosa bella per me, parlo, è che ogni volta che vado nel cammino è una specie di terapia del ridere, quindi mi sbudello dalle risate, scusa il termine. Finisterre è un bel progetto, il perché lo stiamo scoprendo e devo dire che finora è tutto in crescere. Speriamo di arrivarci, sicuramente sarà una cosa impegnativa, incontrando sicuramente chissà quante persone. Ecco, già il Cammino di Santiago è stato ricchissimo, partire dall'Italia, da Roma per arrivare a Finisterre deve essere qualcosa, secondo me, di veramente epico. È una piccola meta, anche se sono 3000 km, ma una piccola meta per arrivare al mare, che c'è un mare stupendo a Finisterre, anche se è gelatissima, però è bellissimo. Io ci vorrei tornare a Finisterre. Un giorno rifarò il Cammino di Santiago, perché tanto se lo fai una volta poi lo vuoi rifare, e quando lo rifarò tornerò anche a Finisterre. E la magia che respiri a Finisterre è assurda, perché dopo il Cammino di Santiago te arrivi lì nella spiaggia e vedi l'oceano, vedi il tramonto, ti rendi conto che è veramente la fine del mondo, cioè è come se lì finisse un qualcosa che però poi dopo inizia. 3 giorni, 3 luoghi diversi, tanti compagni di viaggio. Marta, Federico, Mary, Angelo, Paolo, Tina. 3 giorni di prova di un cammino più lungo, più di 3000 km da Roma a Finisterre. Chilometri di storie, di persone, di luoghi, di incontri che ci aspettano lungo il percorso. Siamo pronti a mettere qualcosa nello zaino e i piedi sulla strada. Siamo pronti ad incontrare la fatica e gustare il riposo. Siamo pronti ad esplorare. Io sono Riccardo e questo è Pathfinder.